Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT. La conferenza di oggi, registrata al Varese Retrocomputing 2023, ci porta indietro a metà degli anni 90, quando tre ragazzi, Lorenzo Emilitri, Marco Petino e Gabriele Petino, avevano creato la prima rete civica della provincia di Varese. Loro stessi ci spiegano come è stata creata, come funzionava e anche i motivi della chiusura avvenuta pochi anni dopo. Se non siete ancora iscritti al canale e vi piacciono i retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a farlo e vi invito anche ad attivare la campanella delle notifiche. Ringrazio Sergio Gervasini per la presentazione della conferenza, nonché Fabio Massa, detto Biomassa, e Mariangela Sapia per le registrazioni audio e video. Buona visione! Allora, benvenuti intanto a chi c'è e gli altri che arriveranno, perché ne arriveranno. Abbiamo la rete prima di internet, il progetto Pangea, che era nato a Varese come iniziativa per poter permettere di collegare a internet il grande pubblico che a quel momento forse era un pochino lontano da internet. Devi farlo conoscere, quindi anche la gente. Lascio la parola a Marco e Gabriele Petino e Lorenzo Emilitri. Grazie mille. Io sono Gabriele, Lorenzo, Marco, ci presentiamo. Noi intorno a metà degli anni 90 abbiamo deciso di creare questa Pangea, che era uno dei primi esempi di reti civiche e in particolare era la rete civica di Varese e provincia. Questi sono un po' i punti che andremo a toccare oggi, di cui parleremo. Che cos'è Pangea? Cerchiamo di spiegare in breve che cosa avrebbe voluto essere un po' nelle nostre intenzioni, quando è nata, come è nata, insomma il contesto è quello, eravamo più o meno a metà degli anni 90, le tecnologie erano quelle che conosciamo, eravamo un po' agli albori di internet, quindi qualcuno aveva già un indirizzo mail, qualcuno sapeva già di che cosa si stava parlando, la posta elettronica, i siti erano proprio all'inizio, la maggior parte delle persone non aveva la più pallida idea di che cosa fosse fondamentalmente. E gli strumenti anche per connettersi erano abbastanza scarsi, perché qualcuno aveva il PC a casa, qualcuno aveva il modem, faceva magari la telefonata alla BBS, però ci muovevamo in un contesto di una certa di difficoltà anche da questo punto di vista. Di sicuro la Sciura Maria, come dico io, non aveva proprio la più pallida idea di cosa fosse né internet né un indirizzo mail, probabilmente neanche oggi. Però questo era un po' il contesto di riferimento. Però noi che già eravamo appassionati di informatica ci siamo buttati in questa iniziativa e quindi l'abbiamo fatto proprio con entusiasmo. Che cos'era Pangea? Ho voluto prendere, per fare queste slide, il testo del nostro sito internet pangea.va.it, che è ancora attivo, che abbiamo lasciato lì così. E perché in queste frasi secondo me c'è proprio lo spirito di quel periodo. Noi volevamo costruire una rete civica, la prima rete civica di Varese provincia, e l'obiettivo era quello di migliorare la qualità della vita attraverso un nuovo senso di connessione tra le persone, realizzandolo come? Con questo software che utilizzavamo, che avevamo acquistato, che poi dopo insomma la parte tecnica la vediamo. Questo software permetteva, tramite un floppy che si poteva anche trovare gratuitamente nei negozi, un floppy di poter caricare questo programma su Windows, che poteva essere 3.1, 95, all'epoca c'era quello, e basta. E con questo floppy si poteva entrare a utilizzare Pangea, facendo la telefonata in rete urbana per Varese, perché il numero era 10332 e questo era. All'interno di Pangea non c'erano altri costi da sostenere, l'accesso era libero, non c'erano abbonamenti, quello che volevamo, quello che le persone pagavano eventualmente era la telefonata interurbana se dovevano collegarsi da fuori. E questo era. L'altro vantaggio è che Pangea poteva essere utilizzata anche offline, quindi ci si poteva collegare, scaricare quello che serviva, dopodiché consultarlo a linea scollegata, quindi senza
pagare o senza mantenere la linea occupata perché magari i genitori dovevano fare la telefonata loro. E questo era un po' il contesto. Vai, Lenz. Io aggiungerei due cose. Il contesto, diciamo, in cui questa cosa è nata intorno al 95. Il contesto era quello di modem che iniziavano a costare poco, gente che iniziava ad avere Windows a casa, c'era internet che stava arrivando ma era ancora complesso da impostare per la gente, perché impostarsi il trumpet e quant'altro era un esercizio solo per i più risolutori più che esperti. E quindi l'idea nostra era quella di trovare un punto di coesione, una cosa che fosse sufficientemente facile, cioè una BBS, ma pensata non come le BBS, ma pensata come supporto per una comunità locale, non tanto legata al mondo internet inizialmente, con un occhio al mondo internet ma non necessariamente, che fosse utilizzabile a basso costo, costasse poco, avesse spese di gestione basse e un'interfaccia grafica, perché il punto della BBS è che la versione a caratteri per le persone normali sarebbero state eccessive. Quindi ci siamo trovati a farlo. Esatto. E quindi alla fine è nata Pangea, nata il 15 luglio del 96 a Varese. Grazie all'aiuto di vari sponsor, di vari sostenitori, che alcuni hanno messo a disposizione la sede, come per esempio il Circolo Copuf presso cui ci appoggiavamo, qualche donazione, qualche genitore che metteva a disposizione qualche soldino per il computer, il modem, la linea telefonica. Ricordo quando abbiamo preso la Borchia ISDN per avere festeggiamenti per avere 2 linee. Scusa Gabriele, se posso aggiungere un dettaglio, sì. Dicevi la distribuzione dei negozi del floppy. Mi piace in questa occasione ricordare Massimo Toscano, fondatore di Runner Computer, che molti di voi conosceranno essere ora uno dei più grandi distributori a livello nazionale di informatica. E allora nel 96 ci eravamo conosciuti, lui aveva il negozio di fronte alla sede della Prealpina a Varese in un garage. Non era tanto grande come garage e cominciava a vendere i primi computer assemblati, e gli avevamo chiesto se gentilmente poteva, vendendo il modem, e quindi aveva solo il guadagno della vendita del modem, allegare il nostro floppy già pronto e preinstallato, preconfigurato ai suoi modem. Quindi noi dicevamo alle persone che se volevano collegarsi e gli serviva anche il modem, di andare lì, avrebbero preso il modem e il floppy. Ovviamente andavano anche lì a prendere solo il floppy e quindi mi piace ricordare Massimo Toscano, che è venuto a mancare tra l'altro non tanto tempo fa. Sì, fondamentalmente cercavamo di creare una rete di sostenitori intorno a questa iniziativa. Poi abbiamo provato anche a contattare enti, associazioni e man mano allargare un pochino il cerchio. Con le istituzioni da cui noi effettivamente ci aspettavamo tanto, l'amore non è mai scattato, onestamente, anzi ci hanno sempre un po' snobbato, forse proprio perché all'epoca l'idea di una rete non si capiva, non la capivano. Ricordo quando siamo andati a parlare all'ospedale di Circolo col presidente dell'ospedale o il direttore, ci ha tenuto lì 5 minuti, ma proprio non capiva neanche il perché fossimo lì e non capiva che cosa gli stavamo chiedendo. La cosa alla fine ce la siamo gestita noi perché ci interessava farlo e l'abbiamo fatto. Con i limiti del caso. Con tutti i limiti del caso, perché poi alla fine sono stati quelli che ci hanno un pochino condizionato. Fondamentalmente all'epoca Pangea per noi era innovativa perché aveva, come ha detto Lenz, un client grafico che girava su Windows 3.1 95-98 su un floppy autoinstallante, pangea.exe, doppio clic e si installava il programmino che gestiva la telefonata. Quindi da lì in poi non ci si doveva preoccupare di configurare tutta la parte relativa alla telefonia. Doppio clic e lui faceva la telefonata allo 0332, questo era il numero con le 2 linee. Esiste ancora? Il numero nuovo, probabilmente sarà stato dato qualcun altro. Sì, sì, esatto. Un po' di, ancora sente le chiamate. Sì.
ancora gli arrivano le chiamate dei modem. Ma c'erano, cioè comunque il software era abbastanza interessante perché aveva dentro, che ne so, tutta la parte di mail e di messaggistica sui forum, tutto offline volendo. Aveva dentro il download che potevi addirittura schedulare offline e lui andava avanti man mano quando non stai facendo altro. C'era dentro la chat in tempo reale, per cui tu potevi chattare con le altre persone, sempre tutto questo graficamente, più una specie di ipertesto con cui tu potevi girarci dentro. Insomma, ai tempi era tanta roba, cioè devi installare l'Eudora, il browser, l'FTP, cioè insomma ai tempi era un bel giocattolo, insomma. Sì. E la cosa bella è che avevamo la bellezza di 5 utenti contemporanei, che per noi erano tanti, però avevamo preso la licenza proprio avanzata, era la licenza cioè del software utenti con 5 utenti, di cui 2 che potevano collegarsi tramite la borchia ISDN e quindi la telefonata. Uno era il SISOP che stava seduto alla console e gli altri 2 eravamo sempre noi che col computer fisso arrivavamo in sede e collegavamo il fisso. Sì, passavamo i sabati pomeriggio a chattare in 5, però ci sembrava già tanto all'epoca, effettivamente era bello, sì. Qui, questa la lascio a te per allora. Questa era la struttura, vabbè, molto, molto agevolmente. Adesso noi abbiamo su una cosa che è 3/4 di questo, nel senso che avevamo sostanzialmente il software, era basato su un software americano che si chiamava World Group, che era la versione grafica di un software per le BBS molto famoso che si chiamava Major BBS, commerciale, che insomma non era una cosa di cui eravamo entusiasti, costava anzi piuttosto. Poi dopo abbiamo scoperto, 30 anni dopo scopri che poco dopo che l'abbiamo comprato noi, il fondatore di World Group si è suicidato, per cui eravamo destinati al declino in ogni caso. Per cui la BBS faceva la parte proprio di BBS, avevamo 2 linee ISDN, avevamo un client, un computerozzo della Vobis con Windows 3.1 come client e una macchina Linux di staging che faceva i backup, e soprattutto noi offrivamo a chi perché tu potevi collegarti e entravi in modalità demo, non so come potevi registrarti, poi con la carta d'identità e che volendo ci davi non so 10.000 lire, ti abilitavamo ad avere la tua email, nome cognome @pangea.va.it, che era un'email vera che scambiavamo con Inet, con Luca Spada che ci faceva quel lavoro lì su Venere Inet It, che ci faceva da relay. Poi quando ci collegavamo questo Blunzer, che era la macchina in mezzo, faceva lo scambio di posta e costantemente parlava in SMTP con Pangea, insomma. Questo faceva lo scambio di posta 2 o 3 volte al giorno, che sembrava una cosa insomma interessante, e molta gente infatti utilizzava proprio questa funzione. Era una cosa molto semplice, insomma, però aveva il suo, funzionava sostanzialmente. Sì, tra l'altro avevamo anche un discreto traffico in termini di messaggi, e per tante persone è stato un po' l'inizio dell'utilizzo della posta elettronica con un client che non era neanche male, proprio tramite Pangea. È stata la prima esperienza tramite posta, la possibilità di allegare dei file, insomma, sebbene piccoli, perché noi comunque non avevamo molte armi a disposizione, però era effettivamente divertente, insomma, in quegli anni lì stavamo sperimentando, era bello, sì. E in questa presentazione, allora, al piano di sopra, al nostro tavolo, ci sono 2 macchine su cui gira Pangea. Abbiamo cercato di riprodurla, per cui poi se la volete vedere funzionante, al nostro tavolo sopra la potete vedere. C'è il client, c'è il server, tutto in ambiente virtuale ovviamente, però è possibile giocarci, se volete venire a vedere l'ultima versione, perché prima di spegnere il ripristino dell'ultimo backup esatto, fatto della macchina funzionante, perché poi capirete l'epilogo alla fine del perché non si poteva più andare avanti. Esatto. Qui abbiamo cercato di mettere comunque qualche schermata. Questa è la pagina dell'help con la versione del software su cui girava. Questa qui è la parte di amministrazione, e poi se volete vedere meglio c'è di sopra, chiaramente, anzi vi consiglio di vederlo interattivo, che è sicuramente più divertente, insomma. Poi, volendo, noi offrivamo comunque l'accesso via modem normale, cioè tu, se eri un utente un po' più sgamato, potevi collegarti con un emulatore di terminale
e una delle menu, la C, era scaricati il client, in maniera che tu potevi o andare a prendere il dischetto dal runner, o forse c'era anche qualcun altro che lo dava, oppure potevi scaricartelo, ti scaricavi un exe che avevano fatto di circa 1,4 MB. La prima volta, visto che non ci stava tutto quanto, c'erano solo le parti più importanti, la prima volta si sarebbe sincronizzato e poi funzionava. Oppure se avevi un Mac, per esempio, potevi usare comunque tutto quanto offline con l'offline reader, però era per un pubblico già diverso, diciamo, che volendo esiste ancora. Qui si vede appunto la parte, il pannello di amministrazione, che è quello blu, diciamo, in cui ti vedi le linee e potevi vedere le varie altre cose. Questa cosa girava tutta in DOS, per cui una meraviglia, con tutto un mondo che si erano sviluppati loro per gestire un sacco di canali con le schede. Nel risettarlo ho scoperto tutta una serie di neuroni del mio cervello che cui mi ero dimenticato, e quando ho cercato di riaccendere queste cose mi sono accorto perché mi sono dimenticato gli interrupt delle Ethernet, tutte queste cose che dico madonna, che brutta vita, insomma. Comunque. In questa schermata si vede interessante da una parte il lato appunto di quella che era la home di Pangea alla fine, e sopra si vede quella specie di finestra flottante in cui c'è le due lucette e se sei collegato o scollegato, no? Perché tu potevi chiamare alle 8, pollare, prendere la posta, chiudere questa cosa, fare tutto quello che dovevi fare, poi ti ricollegavi in un minuto, scambiavi la posta e avevi mandato tutti i messaggi ai tuoi amici o quello che dovevi fare, insomma. Questa pagina, questa home page, poi vedremo anche la prima versione della slide successiva, questa home page era già una specie di ipertesto, anzi in realtà era proprio fatta in un formato ipertesto, per cui si poteva disegnare, e questi sono tutti bottoni che andavano editati e che portavano a delle sezioni della struttura dell'albero di navigazione. Questa era proprio una home page fatta con questo software che era poi il Workgroup Manager. Questa è l'ultima. Qui nelle slide non c'è, ma di sopra si può vedere che entrando nella pagina delle associazioni, ogni associazione si era creata il suo spazio con le informazioni dell'associazione e quant'altro, e appunto siccome si poteva editare la grafica, ogni pagina poi è differente. Questa era veramente una cosa molto potente, infatti la pagina successiva, questa qui è la prima versione che avevamo fatto ed è molto diversa dall'altra. Sì, la cosa bella è che appunto, essendo l'editor integrato nel client, uno poteva, un'associazione, un ente con le opportune login configurate, poteva creare le proprie pagine, non soltanto pubblicare mail o chattare o pubblicare nei newsgroup o nei gruppi di discussione, poteva proprio avere il proprio spazio disegnandosi il proprio angolino. Poi all'interno di Pangea il nostro scopo era un po' quello, ecco. Questa era la primissima versione e questa è l'ultima, che è quella che abbiamo su di sopra, risultato del restore. E poi appunto sto vedendo su questa cosa, l'altra cosa che aveva di carino è che avevamo tipo il sondaggio del mese, per cui che anche questa era una funzione integrata nel client, quindi tu potevi fare i sondaggi sulle cose e poi facevamo una specie di bollettino che si chiamava forse il Pangeante, se non ricordo male, che era una specie di broadcast che facevamo a tutti quanti con cosa era successo in quel mese e le nostre stupidate, insomma. Qui abbiamo messo anche uno screenshot del message center con gli ultimi messaggi, vedete anche il thread, la morte del forum. Qui ci avviciniamo verso la fine perché qui siamo già nel 99, a metà più o meno del 99, quando sono maggio 99, infatti sono gli ultimi messaggi che abbiamo scambiato prima di fare l'ultimo backup e chiudere tutto. E il contenuto dei messaggi, tanto loro già lo stanno leggendo. Il contenuto dei messaggi penso che lo possiate immaginare, insomma. Sì. In realtà io mi sarei sposato di lì a una settimana, perché mi sono sposato il 5 giugno e quindi erano tutti messaggi anche di complimenti, si sta per sposare, congratulazioni, eccetera. Diciamo così. In un certo senso sì. Comunque sì, fondamentalmente poi niente, siamo arrivati alla fine del 99 in cui per una serie di ragioni. Allora, la ragione numero uno era che, vi ricordate tutta la campagna del Millennium Bug, che il mondo si sarebbe spento quando al 31/12, ecco.
non è successo praticamente niente, il mondo COBOL è stato tutto, si è arrangiato e sono riusciti a portare fuori tutto, tranne Pangea che comunque non sarebbe sopravvissuta. In realtà sopravvive con un unico problema, che lui è convintissimo che il 99 sia prima del 23, quindi se vedete sopra il log di login, l'ultimo login è sempre stato fatto nel 99 e non c'è modo di fargli cambiare idea. Per la stessa ragione non funziona bene la notifica per esempio delle mail nuove appena arrivate, eccetera. E quindi poi vabbè, il nostro problema sostanziale, ma penso per me personalmente questione molto educativa, è stata sul discorso del finanziamento, nel senso che io sono, come penso molti qua dentro, una persona a cui piace la parte tecnica e quindi mi dice vabbè, ma che ci vuole, se tu fai una migliore trappola per topi la gente batterà la pista per arrivare a casa tua, no? Tutte balle. E il mondo, soprattutto il mondo istituzionale, non ci ha capito, nel senso che ai tempi c'era qualcosa di informatica civica, c'erano sostanzialmente due realtà interessanti che erano da una parte il laboratorio di informatica civica dell'Università di Milano, con la De Cindio si chiamava forse, i quali avevano tutto sui Mac. Adesso niente di personale, sono diventato anch'io, mi sono convertito dopo tanti anni, però ai tempi da un punto di vista tecnico era estremamente, come dire, scarso, no? Era veramente da lamer, erano brutti, costosi e era tutto online, quindi tutto online in un mondo in cui la gente ti telefona, per noi non avrebbe funzionato, cioè per me non sarebbe stato utilizzabile granché. L'altro mondo invece che ha funzionato secondo me molto bene, credo che esista ancora oggi, è Rexando, che era uno studente loro che stava a San Donato Milanese, che hanno fatto la rete civica usando Workgroup ai tempi, però loro sono partiti dal comune, quindi avevano un ottimo appoggio dal lato del comune, avevano un po' di soldi che non erano tanti perché erano da ridere, non ci ripari neanche, penso che il loro budget non riparassero neanche la buca della strada, la fioriera del comune, però era sufficiente per avere qualche linea e avere una certa presenza, facevano una bella festa e è una realtà che ha funzionato molto bene. E che credo esista tuttora, poi sono evoluti, sono diventati un forum, una presenza, però quello è stato significativo. Noi non avevamo né gli uni né gli altri e quindi ci siamo trovati a un certo punto a trovarci sostanzialmente chiusi in questo Considerando mondo. che il budget necessario non era chissà che cosa, c'era semplicemente riuscire a pagare la linea SDN, che comunque per degli studenti era già troppo. La linea SDN sarebbe stato meglio averne 2 o 3 di linee SDN per farla funzionare, perché il limite di avere 2 persone in contemporanea collegate per una città come Varese era... Cioè, nel senso, a un certo punto c'eravamo addirittura posti il problema, se era andato a parlare con l'università per avere un modem in banda base, che era la cosa che costava di meno in assoluto, per collegarci io ho chiesto anche solo 9006 con la rete universitaria, ma non si poteva fare. Per cui, vabbè, insomma, dopo tanti anni va bene. Però questa cosa è stata, per la mia vita personale, è stata molto educativa, nel senso che ho capito una serie di cose su come funziona il mondo, che poi mi sono state professionalmente utili, ma è un'altra cosa. E niente, insomma, per cui poi vabbè, a quel punto è arrivato internet effettivamente, a quel punto si potevano fare altre cose, a quel punto il browser è diventato un'interfaccia universale e quindi vabbè, probabilmente non... Però penso che sia stata un'esperienza interessante, a me personalmente ha fatto conoscere un sacco di gente e mi sono trovato piuttosto stranito a riguardarci dentro dopo 25 anni, è stata una roba piuttosto impressionante mettercisi dietro. Un'altra cosa che non so chi la sapesse, penso che noi ne avessimo parlato, vi ricordate la mailing list dei malati di AIDS? Noi avevamo una cosa che non si vedeva dentro lì, ma facevamo da una mailing list di supporto, facciamo da parte tecnica, per una semplicissima mailing list di supporto per dei malati di AIDS, no? Che aveva qualche centinaio di iscritti. Riservata perché le mail della gente erano nome e cognome, insomma no, chiaramente. Per cui però questa cosa penso che il feedback che avevo con la persona che mi aveva chiesto di fare questa cosa era stato che era una cosa molto utile per molte persone. Insomma. Sì, estremamente interessante. Grazie.